Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Ormai ci sto prendendo gusto. Guardiamo assieme anche questa settimana il volantino con le uscite comprese fra il 19 aprile e il 25 aprile del 2021. Ci saranno articoli che riguardano il giardinaggio e articoli che riguardano il fai da te. Questa volta davvero cose interessanti, quindi sfogliamolo e vediamo che prodotti ci saranno. E allora andiamo direttamente a pagina 16 del volantino, quindi le uscite che iniziano dal lunedì 19 aprile. E in questa pagina abbiamo già le uscite che riguardano il giardinaggio. Io non ho un giardino. No, è perché non ho il giardino. E quindi vi parlerò di quello che possiedo, ma vi commenterò anche gli articoli che non possiedo, dicendovi le caratteristiche tecniche ed il loro funzionamento. Allora, in alto abbiamo un'idropulitrice, molto simile all'idropulitrice da 150-170 bar di potenza, ma questa ne ha molti di meno, ne ha 130 come pressione massima. La pressione massima si ottiene con l'ugello che ha la fuoriuscita più piccola. Più è piccolo il getto di acqua emessa, più sarà la pressione perché si concentra in un unico punto. Ampliando il getto, invece, la pressione diminuirà di parecchio, comunque permette di pulire benissimo autovetture, pareti, eccetera, che non siano con sporco ostinato. E nella stessa giornata verrà proposto questo particolare dispositivo, un lavapavimenti, da collegare all'idropulitrice. In sostanza, all'interno del contenitore, sulla parte bassa, abbiamo un sistema con un fulcro e due lance che emettono un getto d'acqua in direzione opposta, quindi questa parte centrale inizierà a ruotare molto velocemente, pulendo la superficie. Tra l'altro, sul perimetro sono installate delle setole che, strofinando sulla superficie, rimuovono meccanicamente lo sporco e posso garantirvi che funziona benissimo. Tra l'altro l'ho già recensito assieme a un'idropulitrice, vi lascerò il link giù nella descrizione per poter vedere il prodotto. Questi sono i prodotti detergenti da utilizzare con l'idropulitrice per esterno. Poi c'è una spazzatrice per esterni della Kärcher che non ho mai utilizzato, si vede che ha un sistema di aspirazione più delle setole rotanti, quindi pulirà i bordi dei vialetti eccetera, però non lo possiedo, non so parlarvene. Questa invece è una sonda sturatubi e questa va utilizzata collegata all'idropulitrice, inserendola all'interno del tubo che dovrebbe essere ostruito, e in questa parte frontale questo ugello ha dei fori su tutto il perimetro rivolti verso dietro, più uno rivolto in avanti. Praticamente man mano che incontra lo sporco lo spinge verso dietro facendosi strada e portando verso l'esterno tutto lo sporco, quindi toglie l'ingorgo in profondità. Tra l'altro può essere utilizzato con temperature di massimo 60 gradi, quindi temperatura relativamente alta, arriva ad una pressione di 180 bar ed è lunga 15 metri. E ci fa risparmiare tantissimo, perché altrimenti dovremmo chiamare delle ditte di spurgo dei tubi e sicuramente costerà molto di più rispetto ai 19 euro a cui viene proposto. Questa invece è una pistola termica a braccio lungo o bruciatore diserbante. Praticamente è la classica pistola per aria calda, perché ha un sistema che ci permette di ruotarlo e trasformarlo con diversi tipi di ugelli, che ci può permettere pure di accendere barbecue, utilizzarlo con guaine termorestringenti, sverniciare, utilizzarla per wrapping e per tante altre cose. Anzi, vi lascerò pure una recensione di una pistola termica a batterie, vi farò vedere su per giù il funzionamento. Ovviamente questa a corrente elettrica sarà molto più potente ed ha un sistema che ci permette di utilizzarla con questa prolunga, e in questo modo ci permette quindi di raggiungere punti più distanti, e comunque ci evita di doverci piegare per raggiungere l'erba che è sulle aiuole. Ha un'impostazione della temperatura regolabile su 3 livelli, quindi 100, 350 e 650 gradi, per poterlo utilizzare in base alle nostre esigenze. Ha un assorbimento di 2000 watt e un flusso d'aria massimo di 500 litri al minuto. Più in alto invece abbiamo questa cesoia ricaricabile per erba e cespugli, un piccolo dispositivo che ci aiuta a tagliare semplicemente dell'erba o dei cespugli che non siano duri. Ha una batteria da 4 volt, l'autonomia è relativamente limitata, però comunque il suo lavoro lo fa se non abbiamo pretese di tagliare e potare le siepi del nostro giardino, perché No, è perché non ho il giardino. ricordatevi, se lo comprate, che sulla parte posteriore c'è un sistema di sicurezza che prevede l'inserimento di uno spinotto sul fondello. Se non inserite questo spinotto, ma è scritto comunque anche sul manuale di istruzioni, non potrete avviarlo. Ha anche la testa rotabile, quindi possiamo orientarlo in base al tipo di taglio che dobbiamo fare. È comodo, ha poca potenza, però per fare dei lavori piccoli ed in sequenza sicuramente è comodo. Sostituisce praticamente le forbici, ma ci agevola e accelera il lavoro. Nulla di che, però può tornare utile. Questo invece è un tagliasiepi elettrico, questo funziona abbastanza bene.
ed ha una lunghezza della lama di 46 cm ed una potenza di 450 watt. Serve semplicemente a dare delle sagomature che siano dritte o comunque con dei movimenti ondulati al nostro veggimento alle nostre siepi, ma io non possiedo una siepe. Poi in basso ci sono delle forbici per potatura, io possiedo la versione con l'impugnatura gialla e nera, da diversi anni funzionano benissimo, non mi hanno mai deluso e costeranno 3,99 € ciascuno. Proseguendo alla pagina successiva troviamo il tagliabordi elettrico che io non possiedo, non ho mai utilizzato, quindi non posso dirvi le mie impressioni né tantomeno come funziona. Però sicuramente per chi ha il giardino e ha bisogno di utilizzare un utensile del genere potrebbe convenire. Lo stesso per quanto riguarda il tosaerba a benzina, costerà 129 €, non posso parlarvene, non l'ho mai utilizzato, neanche visto utilizzare. Ho la prolunga simile, molto simile a questa, però da 25 metri pagata 25 €, abbastanza robusta, ed ha anche un sistema di protezione per spruzzi eccetera sulla parte frontale. Inoltre ci sono degli accessori per scarificatore e estirpatore manuale, che anche questi non ho mai utilizzato, a 19,99 €, più alcuni vasi e alcuni accessori per l'irrigazione. Sulla parte bassa troviamo altri accessori per il giardinaggio, ma a noi interessa di più andare direttamente agli utensili. Allora, questi sono due trapani. Molti di voi mi hanno scritto in privato chiedendomi di cosa si tratta, quale conviene comprare, qual è più potente, qual è il migliore, eccetera. In realtà non ce n'è uno migliore rispetto all'altro, semplicemente hanno delle funzioni differenti. Questo è un trapano scalpellatore a percussione, praticamente funziona come funziona un martelletto pneumatico, ci dà la possibilità di rimuovere le piastrelle dai muri o comunque dal pavimento, di demolire piccoli muri, di fare delle tracce a muro per poter passare i cavi eccetera, e inoltre ci permette di fare dei fori perché ha la funzione sia di percuotere, quindi di martelletto senza rotazione, la funzione di rotazione più percussione e la funzione di sola rotazione. Rispetto a questo demolitore gira molto più lentamente, ma è molto più potente, infatti ha un numero di percussioni che va da 0 a 5300, quest'altro invece ha un numero di percussioni che va da 0 a 54400, praticamente un abisso di differenza. Lo stesso per quanto riguarda il numero di giri, questo arriva ad una velocità massima di 980 giri al minuto, questo invece arriva ad una velocità massima di 32.000 giri al minuto, quindi in teoria questo dovrebbe essere più potente. No, perché questo dà dei colpi con una potenza maggiore, non ci fa vibrare come ci farebbe vibrare questo. Questo serve più che altro per fare i fori, infatti viene dato anche in dotazione un accessorio da collegare all'aspirapolvere che aspira la polvere, la sporcizia che si forma mentre facciamo i fori. Ha un mandrino classico autoserrante che si stringe semplicemente ruotandolo, questo invece ha un attacco SDS, vanno utilizzate delle punte diverse, quindi questo dovete comprarlo se volete forare legno, muro, metallo eccetera. Ha anche la doppia velocità, quindi ci permette di avere la possibilità di non essere troppo veloci, ridurre il rapporto di rotazione e avere una potenza maggiore. La sua potenza massima però è di 18 Nm, che per un utensile di questo tipo è perfettamente allineato anche con quelli della concorrenza di marche più blasonate. In basso abbiamo anche degli accessori per quanto riguarda le punte, poi da utilizzare in base alle nostre esigenze con diversi tipi di lunghezza. Queste invece sono dei set di frese a tazza, 6 pezzi, ma attenzione, 6 pezzi perché sono 2 frese, 2 punte e 2 codoli, non avremo 6 frese a tazza, fate attenzione perché a volte ci si fa ingannare da questo dettaglio. Servono a fare dei fori grandi, comunque tipo carotaggio a muro. Io ho un kit di un'altra marca diversa, pensate, in tutti questi anni ho utilizzato solo 2 volte una sola misura, perché se siete hobbisti e non lo fate per lavoro può occorrervi di utilizzarlo veramente molto raramente. Sulla parte successiva invece abbiamo la sega circolare per tagli obliqui, praticamente la troncatrice radiale che ci permette di tagliare i pannelli di legno oppure i listelli grazie al sistema che gli permette di scorrere in avanti e indietro. Questo tipo di sega circolare è radiale, quindi con la testa estensibile, di qualunque marca che sia comunque di fascia economica, essendo radiale, quindi dato che possiamo scorrere avanti e indietro la testa, la massima estensione può non essere precisissima, può anche sforare di 1-2 gradi, però quando è chiusa in questo modo ci dà la massima precisione, ci permette di fare dei tagli con un'altezza massima di 340 mm a
90 gradi e 240 mm a 45 gradi. È inclinabile lateralmente, ma si può anche ruotare, quindi ci permette di fare dei tagli in più angolazioni in base alle nostre esigenze. Questo è un modello che non ho mai provato, infatti è una versione nuova. Nella versione precedente era in verde, qua sto vedendo che hanno cambiato un po' la colorazione, la geometria delle forme, quindi sicuramente avrà delle novità, speriamo sempre in meglio. E ha anche i braccetti estensibili più il laser che ci darà una guida sul punto in cui poi andrà a toccare la lama. Questa invece è la smerigliatrice angolare o flex, frullino, in tutta Italia ognuno dà un nome diverso in base alla regione nella quale si trova. È la smerigliatrice più grande, quella da 230 mm con 2000 watt di potenza. Io la possiedo, anche questa l'ho comprata perché mi serviva una smerigliatrice grande, anziché farmela prestare ho deciso di comprarla, però poi alla fine l'ho utilizzata 2 o 3 volte. Non è un utensile che per utilizzo hobbistico si usa molto frequentemente. In campo hobbistico diciamo che sono più indicate quelle da 125 mm, però visto il costo e la dimensione potrebbe essere un utensile da tenere in casa, perché quando vi servirà sicuramente tornerà utile. Poi ci saranno a 4,99 € anche un set di accessori per smerigliatrice angolare con un platorello, dei dischi lamellari più dei dischi abrasivi che non sono però in carta vetrata, sono in un materiale morbido che vi consiglio di provare perché smerigliano come la carta abrasiva, però sono più morbidi, ci permettono di lisciare il legno, comunque di lavorare diversamente. Provateli, vedrete che sono davvero buoni. E poi la sega a nastro, questa volta una nuova versione, in comune col vecchio modello ha tanto, quindi il motore, la potenza, la dimensione della lama per quanto riguarda la lunghezza, spessore eccetera. Anche il sistema non è assolutamente con cuscinetti ma i pistoncini da regolare, quindi bisogna fare in modo che la lama venga tenuta praticamente dai 2 pistoncini e non verrà guidata dai cuscinetti, ma sulle seghe a nastro di questo tipo sono tutte così. Però la novità riguarda l'apertura degli sportelli. Prima si utilizzava un cacciavite a mo' di serratura per poterla aprire, qua invece ci sono queste manopole per poterla svitare. Inoltre c'è un T-Track che ci permette di utilizzarla più che altro come spingipezzo, perché questo tipo di goniometro non mi ha mai ispirato molta fiducia. Solitamente sono dei giocattoli che non fanno rispettare l'angolazione impostata, però se non avete bisogno di estrema precisione può andare bene anche per fare dei piccoli lavoretti. Diciamo che è una sega a nastro che potrebbe essere una miglioria delle versioni precedenti, però se vedo bene questa guida è in plastica, invece su quella precedente è in metallo e io preferisco che sia in metallo. Potrebbe essere metallo di colore nero, ma lo scopriremo solamente vedendola di presenza. Andando più avanti troviamo la valigetta con 216 pezzi al costo di 89 €. Io già l'ho recensita, l'ho comprata circa 2 o 3 anni fa pagandola a 99 €, ora costerà di meno. È la più ricca valigetta che Lidl propone, ha ben 3 cricchetti con diverse misure, quindi da 1/4 di pollice fino a mezzo pollice, con diversi tipi di bussole, chiavi inglesi, adattatori, chiavi per candela eccetera. L'ho utilizzato tantissimo e posso assicurarvi che sono delle bussole che possono durarvi tantissimi anni. Io l'ho utilizzate comunque pure con gli avvitatori di impulsi e non hanno mai dato alcun segno di cedimento. Poi abbiamo un portaminuteria valigetta più un secchio da lavoro a 5,99 € e un set di bit e chiavi a bussola. Io possiedo questo set però marchiato Powerfix, posso assicurarvi che è davvero buono, lo tengo nella Vespa. Manca purtroppo la bussola numero 13, infatti ho tolto il portabit, che comunque è semplicemente un bit con il codolo che va collegato alla chiave a bussola, e poi all'estremità si mettono i bit tipo cacciavite. È piccolo, ragazzi, funziona davvero bene e nel vano portaoggetti, sullo scooter eccetera può tornare utile per fare una manutenzione rapida. Sicuramente non lavori di meccanica pesante, però per stringere qualche vite, fare un po' di manutenzione, secondo me va benissimo. Poi c'è questa borsa con attrezzi da lavoro e diciamo che quello che conviene è il fatto che ci sia questa borsa, perché poi sommando il prezzo dei vari utensili su per giù raggiungiamo la cifra, quindi comprandoli singolarmente o comprandoli tutti assieme non si risparmia praticamente quasi nulla. Però è un set comodo che in casa può tornare utile. Però solitamente diciamo che martello, pinza, cacciaviti, cutter li abbiamo un po' tutti. Sarebbe stato meglio se avessero venduto la borsa a sola ad un prezzo ridotto e poi darci la possibilità di riempirla con gli utensili che noi già possediamo. Poi ci sono dei seghetti multimateriali, quindi per metallo, un calcestruzzo, materiale isolante eccetera. Poi delle sgorbie o scalpello per piastrelle, un attacco SDS, quindi da utilizzare con il martello scalpellatore da 1050 watt e 3 joule, perché ci permette quindi di martellare, rimuovere le piastrelle eccetera. E abbiamo finito quindi di leggere questo volantino della Lidl.
Cosa dire ragazzi, secondo me questa volta ci sono tante uscite ghiotte della Parkside, ricordatevi di arrivare però ad apertura, perché in tanti mi contattate, comunque scrivete anche nei vari gruppi dedicati al mondo Parkside, chiedendo come mai arrivando alle 11 del mattino non avete trovato nulla. Sono dei prodotti che vanno a ruba, quindi se volete acquistarli dovete andare presto, altrimenti non li troverete. E poi sarete costretti quindi ad attendere l'uscita l'anno successivo per poter comprare lo stesso utensile. Adesso ragazzi io ho finito, scusatemi se sono stato sintetico, non ho approfondito molto, ma è praticamente mezzanotte, sono stanco ma avevo voglia di fare questo video perché ormai vi ho promesso che ve lo farò più spesso possibile, quindi spero di avervi fatto una cosa gradita. Detto questo vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, mettete anche il segno di spunta sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!